Lui è William Henry, è un chimico che del 1803 ci ha spiegato una cosa semplicissima, e cioè che i gas si sciolgono nell'acqua. Quanto ce ne sta dipende da due cose, che sono la pressione e la temperatura. Più pressione, più i gas rimangono dentro, più caldo e meno pressione, più i gas scappano via. Lui però ce l'ha detto in nostro goto, cioè così, ok? Ora io ve lo faccio vedere con Johnny. Johnny è un subacqueo. Qui Johnny è vivo e felice mentre guarda tutti i pesciolini. Johnny sta andando a cercare le murene. A una certa Johnny trova la murena e risale velocemente perché vuole andare a condividere su TikTok tutte le sue scoperte. Johnny sale, la pressione sopra di lui diminuisce e Johnny è morto di embolia perché i gas si sono letteralmente sparati fuori dal suo sangue. Ciao Johnny, rip Johnny. Ora, in una vasca termale a 50 gradi, Johnny muore ancora prima, perché nei liquidi caldi i gas ci stanno pure peggio. Provate a bervi una birra calda. È orribile, però è didattica. Questa crista di mais qui funziona nello stesso modo. La CO2 non riesce a sciogliersi nei suoi liquidi quando fa caldo, e dove vive lei fa tanto caldo. Quindi, in teoria, non potrebbe fare fotosintesi, però la fa lo stesso. Come fa? Ricapitoliamo veloce senza rispiegare tutto. Fotosintesi clorofilliana, ciclo di Calvin. Rubisco ha bisogno di alta concentrazione di CO2 per lavorare bene. Quando fa caldo la CO2 non riesce a sciogliersi nei liquidi delle cellule, per quello che abbiamo detto sopra. Quindi il povero rubisco inizia a fare errori, aggancia CO2, va in fotorespirazione e spreca energia. E qui qualcuno ha tirato fuori i controcoglioni. Le piante C4 e CAM, che sono altri due tipi di fotosintesi, hanno evoluto due strategie diverse per concentrare la CO2 intorno al rubisco prima che possa far danni. E per entrambe arriva Pep, detto Peppino per gli amici. Partiamo dall'ingegno delle piante C4. Non hanno le foglie progettate come le C3 che abbiamo visto nel video apposito, ma si sono studiate una disposizione migliore. Nelle loro foglie ci sono due tipi di cellule disposte in modo specifico: le cellule del mesofillo, esterne vicino agli stomi, che abbiamo visto, e poi vi ricordate i fasci vascolari? Ecco, attorno a questi fasci ci sono le cellule della guaina del fascio, fasci inguainati. Ma siccome a noi piace il kink nobiliare, gli mettiamo anche una bella corona, che in tedesco si dice Kranz. Questa disposizione si chiama anatomia di Kranz, per l'appunto, cioè una bella corona tedesca su un fascio inguainato. Ottimo! Come funziona? Nelle cellule del mesofillo la CO2 viene catturata non dal rubisco ma da un altro enzima che si chiama fosfoenolpiruvato carbossilasi, Peppino per gli amici. Molto più efficiente di rubisco, perché il rubisco l'hanno messo ad aspettare dentro le cellule della guaina del fascio. E soprattutto Peppino non aggancia mai la CO2, mai, nemmeno per sbaglio. Che fa Peppino? Peppino prende una molecola già presente nella cellula, che è il fosfoenolpiruvato, senza carbossilasi, si chiama PEP bassa, che ha 3 atomi di carbonio, e ci aggancia sopra una CO2 e fa l'ossaloacetato. 3 carboni più 1 fanno 4, dice. Da qui il nome C4, perché il primo prodotto stabile ha 4 atomi di carbonio invece di 3, che erano quelli del fosfoglicerato della C3. Quindi PEP diventa ossaloacetato. L'ossaloacetato però è instabile, se lo lasci lì si smonta da solo, quindi un altro enzima lo converte subito in malato o acido malico, è uguale, che è la versione imballata e pronta per la spedizione. Gli ci aggancia sopra 2 atomi di idrogeno e il gioco è fatto. Ora, il malato viaggia dalla cellula del mesofillo, mi fa troppo ridere, attraverso i piccoli canali che collegano fisicamente le due cellule come tubicini tra stanze adiacenti che si chiamano plasmodesmi. Quindi appena il malato arriva nella guaina, arriva un altro enzima che lo stacca, distacca il carbonio in eccesso e lo rilascia come CO2 libera direttamente in faccia al rubisco. L'acido malico quindi ridiventa piruvato e la CO2 si accumula a altissima concentrazione direttamente intorno al rubisco. Quindi il rubisco adesso lavora in un ambiente che è ricchissimo di CO2 e praticamente non fa mai errori. Il piruvato poi ritorna indietro nella cellula del mesofillo, viene riconvertito in PEP usando ATP e il ciclo riparte. Chi usa la C4? Mais, canna da zucchero, sorgo, miglio e molte graminacee tropicali. Tutte piante che crescono veloci in condizioni di caldo e luce intensa. Si parla di stare diverse ore al giorno anche a 35 gradi. Alle C3 se le metti diverse ore al giorno a quelle temperature non gli va benissimo. La
caso scomodo, bevono un casino di più perché crescono così velocemente che hanno bisogno di tanta acqua per sostenere tutta quella produzione. Non è un caso che in Africa subsahariana, in America centrale e in Messico coltivino il mais invece del grano. Il frumento in quelle condizioni di caldo estremo soffre, il rubisco si ingolfa e la resa crolla. Il mais invece ci sguazza, eppure sono entrambi cereali. Ciao, avete piante grasse in casa? Tipo cactus, aloe, yucca? Ecco, scrivetemi nei commenti quante ne avete, perché state per scoprire che in casa vostra c'è già qualcosa che ha risolto questo problema in modo ancora più assurdo del mais. Ciao Sonny, mi dispiace. Le piante CAM hanno risolto lo stesso problema in modo completamente diverso, separando le due fasi nel tempo invece che nello spazio. Si parla qui prevalentemente di cactus e roba desertica. CAM sta per Crassulacean Acid Metabolism, cioè metabolismo acido delle crassulacee, che sono la famiglia di piante succolente da cui è stato descritto per primo. Come funziona? Di giorno la pianta sta con gli stomi chiusi per forza di cose, altrimenti perderebbe un sacco d'acqua attraverso la traspirazione. E quindi, se fosse una C3 e stesse con gli stomi chiusi, succederebbe ciò che dicevamo nello scorso video. Rubisco finisce la CO2 perché continua a lavorare, ma il liquido si riempie di O2 che viene dalla fase luminosa in continuazione, ma non può uscire. Quindi il povero Ruby si troverebbe a lavorare con solo ossigeno e andrebbe in fotorespirazione. E invece questi si sono inventati una roba ancora diversa dalle C4, ma sempre con il nostro meccanico Peppino di fiducia. Di notte, quando fa fresco e la perdita d'acqua è minima, la pianta apre tutti gli stomi, smarmella tutto, la CO2 entra, viene catturata da Peppino e immagazzinata come acido malico, sempre col giro di prima, nei vacuoli cellulari. I vacuoli sono delle sacche di liquido che stanno dentro alle cellule e che gli permettono di non afflosciarsi. Sono quelli che, se metti l'insalata nel congelatore, si bucano con i cristalli di ghiaccio, l'insalata vi diventa una merda immangiabile. Ecco, questi vacuoli si riempiono di acido malico durante la notte. Di giorno, quando fa caldo, la pianta chiude tutti gli stomi per non perdere acqua, ma non ha bisogno di tenerli aperti, perché ha già la CO2 immagazzinata come acido malico. Questo acido malico o malato si decompone, si decompongono i malati, rilascia CO2 direttamente intorno al rubisco e la fotosintesi procede normalmente con la luce del sole. Cioè, in pratica, la pianta fa la spesa di notte e cucina di giorno. Chi usa la CAM? Cactus, agave, aloe, echeveria, ananas, qualche orchidea epifita? Sono piante di ambienti aridi o con disponibilità d'acqua molto irregolare. Implicazione pratica importante: le piante assorbono CO2 durante la notte. Se me le tenete in un ambiente chiuso senza ricambio d'aria notturno, limitano la fotosintesi. Ora, la CAM però non è un sistema per crescere veloce, è un sistema per non morire. Infatti un cactus cresce di pochi centimetri l'anno, ma non è perché è pigro, ma perché ogni giorno guadagna pochissima energia netta, perché il meccanismo CAM consuma quasi tutto quello che produce per mantenere se stesso. È un metabolismo di sopravvivenza, cioè funziona dove tutte le altre piante morirebbero, ma non è che vince la gara della produttività. Però, e questa è la parte interessante, le piante CAM non sono bloccate in questa modalità qui per sempre. Cioè, alcune di loro, quando piove e fa fresco, sono abbastanza furbe da sfruttare anche la fotosintesi C3, aprono gli stomi anche di giorno e fanno fotosintesi standard come tutte le altre. Furbacchione! L'ananas lo fa, alcune orchidee lo fanno, ma quindi perché esiste ancora la C3 se la C4 è meglio, se funziona meglio? Perché la C4 è più efficiente solo in condizioni di caldo, luce intensa e CO2 limitata. In condizioni temperate, con abbondante CO2 e temperature moderate, che sono le nostre, il costo energetico del meccanismo C4 non vale il guadagno. Le piante C3 in clima temperato sono perfettamente competitive, infatti campano benissimo. L'evoluzione non premia il meglio in assoluto, premia il meglio in quel contesto specifico. Quindi abbiamo 3 soluzioni allo stesso problema: come nutrirsi con la luce quando l'ambiente però non collabora. Le C3, che sono la versione base, sono efficienti in condizioni normali temperate. Le C4, che sono la versione architettonica per chi vive sotto il sole cocente. Le CAM, che sono la versione notturna per chi vive dove l'acqua è un lusso. E abbiamo stesso rubisco, stesse clorofille, strategie diverse per lo stesso obiettivo, cioè trasformare la luce in vita. Quindi sì, qualche pianta ce l'ha più duro di altre piante. È stato bello, ciao!